Vibravur nello studio. È un'esperienza che sta crescendo, ancora stiamo arruolando i pazienti, quindi non abbiamo una casistica come quella che c'è nei casi di cui hanno parlato finora. Però è una casistica che vogliamo implementare su vari ambiti neurologici. Oggi vi parlerò un po' più nel dettaglio di quello che facciamo nei pazienti parkinsoniani, perché fondamentalmente diciamo che è anche, a parte essere una patologia che ha un'incidenza e una rilevanza a livello sociale notevole, è anche una patologia, secondo me, nella quale noi riusciamo in un certo senso a quantificare il risultato attraverso la valutazione obiettiva. È molto più difficile, ad esempio, in un paziente con la sclerosi multipla che ha dei disturbi della sensibilità, dei disturbi soggettivi, andare poi a vedere per il medico quanto questi siano migliorati, quindi c'è una valutazione soggettiva che è importantissima, ma nel Parkinson, come capita a tutti quelli che si occupano di questa patologia, è abbastanza più evidente notare un miglioramento del tremore, nella rigidità, nella bradicinesia. E quindi quando arriva il paziente parkinsoniano abbiamo standardizzato un po' la visita usando l'UPDRS terzo, che è la scala che viene usata nei pazienti parkinsoniani e che valuta una serie di item motori che devono essere abbastanza riproducibili da operatore a operatore seguendo la codificazione della scala che è proposta a livello internazionale. Allora, venga qui. Allora, mi sembra che sia da osservare intanto l'assetto posturale, quindi il fatto che il paziente tenda un po' alla cantocornia. È chiaro, questa è una cosa che secondo me richiede tanto tempo e tanto trattamento per notare una variazione, però è molto importante, come mi hanno detto durante il confronto con i responsabili tedeschi dell'apparecchio, è molto importante notare proprio come il paziente cammina, quindi la marcia e l'assetto posturale, perché nella loro esperienza ci può essere anche una variazione dopo il trattamento in quest'ambito. Quindi ci fa una camminatina verso lì. Andiamo a guardare poi le sincinesie del braccio, cioè come si muovono in maniera pendolare le due braccia. Vedete, in questo caso le sincinesie sono assenti, molte volte sono ridotte cioè nelle fasi soprattutto iniziali c'è una riduzione monolaterale dal lato più affetto. Si può notare già così, senza distrarre il paziente, che c'è un tremore a riposo, e quindi il tremore lo definiamo a riposo proprio perché lui in questo momento non sta assumendo alcuna postura, non sta facendo nessuna azione. Se il tremore non è evidente, come in questo caso già in condizioni basali, si fa sedere il paziente, lo si mette rilassato e si fanno fare delle prove di distrazione che servono proprio ad elicitare il tremore. Metta le braccia distese in avanti. Andiamo poi a valutare il tremore posturale. Come vedete il tremore posturale è diverso da quello a riposo e come vedete era presente bilateralmente, mentre a riposo c'è una netta prevalenza a destra, quindi rispetto alla nostra scala se noi adesso dobbiamo dare un punteggio dell'UPDRS, qui abbiamo un punteggio di 3 perché è un tremore abbastanza evidente e continuo, e qui diamo un 2 perché il tremore è comunque continuo, però come intensità è diverso da quest'altro braccio. Dopodiché chiediamo al paziente di fare questo movimento, una mano per volta. Questo serve a valutare l'impaccio dei movimenti, quindi l'ipocinesia. In base a quanto il paziente riesce a fare sia velocemente ma soprattutto senza pause il movimento, daremo un punteggio. Nel suo caso, come vedete, ha una difficoltà e anche qualche pausa, quindi il punteggio è 2. Lo può fare a sinistra. È quasi per me più difficile. Cosa importante, quando valutate il paziente non deve parlare, perché essendoci un problema di coordinazione, nel momento in cui il cervello si attiva sul linguaggio farà male consecutivamente l'atto motorio. Come vedete qui c'è proprio una lentezza molto più evidente, quindi non ci sono solo delle pause ma c'è proprio un'incertezza nello stante, quindi questo è un 3. Poi andiamo a valutare la rigidità, chiaro questo andrebbe sentito.
si ha il cosiddetto fenomeno della ruota dentata, cioè sentite ta 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 quando muovete il braccio e il polso e anche la spalla. Ora, la spalla molte volte il problema non è legato tanto all'aspetto neurologico quanto a problematiche più osteoarticolari, quindi diciamo che la rigidità si valuta soprattutto sul gomito e sul polso. Anche in questo caso c'è una differenza tra le due braccia, qui abbiamo una rigidità un po' più importante, quindi sarà un 2, e di là diciamo che sì, qua gli possiamo dare 1. Quindi come vedete abbiamo un punteggio numerico, avremo anche una somma. Io di solito non mi baso sulla somma, ma vado a vedere singolarmente gli item, a vedere come si modificano. Un'altra valutazione importante è quella posturale e dell'instabilità, quindi di solito mi metto con un dietro, però penso che lui regga perché c'è il rischio di trovarsi il paziente addosso. Io le darò una piccola spinta, faccia vedere. Allora, lui recupera con qualche passo, quindi non è 0, cioè non è normale, però il punteggio è 1. 2 è nel momento in cui il paziente non riesce a mantenere proprio l'equilibrio. Dopodiché dall'esaminazione globale del paziente dovete valutare un po' quant'è la bradicinesia, cioè la lentezza proprio nell'eseguire i movimenti, l'espressione facciale anche indica più o meno quanto c'è una bradicinesia di tipo assiale, e anche il linguaggio. Quindi esaminati tutti questi aspetti, che sono una parte dell'UPDRS, sono la parte terza, avremo un quadro globale del paziente che sarà riproducibile, cioè rivalutabile alla fine del trattamento, durante il trattamento stesso. Ora, rispetto a Vibragur, indipendentemente dal discorso non so se immagino sia stato detto stamattina, però è un'esperienza proprio degli ultimi giorni. Nel caso del paziente con il Parkinson è molto semplice perché noi scegliamo il programma Parkinson e quindi, come avete visto, è una card molto specifica, è un programma molto specifico per il suo tipo di problema. Però ci è capitato, sia per i pazienti con Parkinson oppure nell'ultimo paziente che abbiamo trattato, che molte volte ci sono più problemi, cioè ci può essere un paziente col Parkinson che ha un problema di colonna. Allora possiamo anche associare due tipi di trattamento. Così come l'altra volta è arrivato un ragazzo che veniva inviato con una diagnosi di sclerosi multipla, in realtà non aveva la sclerosi multipla, aveva delle lesioni midollari che ancora non sono state inquadrate dal punto di vista diagnostico, quindi non si sa che tipo di patologia. È venuto stamattina, e poi dopo un po' ok, e quindi nel suo caso che trattamento scegliamo? Poi andando a vedere il suo disturbo, che cos'era? Era una spasticità degli arti inferiori, per cui aveva fatto numerosi trattamenti con la tossina botulinica. Come immagino abbiate visto dalla lista delle possibili scelte, ci sono anche i protocolli per i sintomi, si chiamano symptom related, sì. E lì c'era proprio spasticità, quindi in questo caso non abbiamo scelto la patologia, ma abbiamo scelto in base al sintomo, al disturbo, il protocollo per la spasticità. Chiedo se è stato corretto come tipo di atteggiamento. Molto bene. Ok. Quindi diciamo che ci stiamo conoscendo con questa macchina e di volta in volta stanno venendo fuori tantissimi campi di applicazione, per cui speriamo di avere a breve una casistica consistente. La signora della demenza, l'ultima che hai visitato, sì. che stiamo facendo il doppio. Abbiamo avuto appunto una signora con depressione. disturbi cognitivi che aveva uno spettro depressivo molto importante. Lì, come vi dicevo, sulla testa. cosa? L'applicazione del... No, è sempre la pedana, cioè la pedana è sempre la stessa. Sì, il Vibracur, come immagino abbiate visto stamattina, ha diversi meccanismi d'azione. Tra i vari c'è anche un discorso neurotrasmettitoriale, cioè il Vibracur stimola il rilascio della dopamina
e questo va a incidere sia sullo spettro dei disturbi dell'umore sia anche sull'aspetto più cognitivo. È chiaro che, come ho detto al dottor Perugini quando è arrivata la paziente, lì è molto più difficile andare a vedere il miglioramento nell'ambito cognitivo rispetto a una valutazione motoria. Però la valutazione che abbiamo fatto proprio a posteriori l'altro giorno era questo: paziente che viene da fuori, signora problematica e dire poco, con un disturbo dell'umore veramente importante, continua a venire a fare il trattamento, quindi qualche beneficio la signora l'ha visto, se no siccome è venuto il figlio, avrebbe mollato. È venuto il figlio stamattina. Io devo dire la verità, ero sicura che la signora facesse una sola seduta, proprio conoscendolo ho detto no, non verrà mai, anche perché non è non c'è un'evidenza alla seduta dopo in un disturbo cognitivo, per cui qualcosa deve essere cambiato. Io avevo la curiosità informo proprio... perché me l'ha detto oggi, mi ha detto che quando esce ha maggiore sicurezza e non ha questo senso di oddio dove sono, e è un occhio più pronto nello sguardo, quindi è molto contenta. È chiaro che una paziente non basta, per cui dobbiamo cercare di implementare molto la casistica, sperando di avere delle evidenze anche in questo senso, perché davvero in senso riabilitativo per questo tipo di problemi attualmente non c'è quasi nulla, quindi avere delle risposte in ambito cognitivo sarebbe importantissimo. Va bene, io volevo liberare lui, sì, perché io ti ringrazio è stato tantissimo. gentilissimo. Ci vuole dare la sua esperienza? Sì, io credo che un miglioramento non avviene nelle prime sedute, sicuramente. Diciamo dalla sesta, settima probabilmente c'è stato un miglioramento generale. Io non ho problemi, diciamo, di abbattermi, al contrario, cerco di combattere. Questa è una malattia disgraziata che prende qualsiasi cosa del corpo umano, tutto. Anche andare in bagno diventa a volte un problema. Però se uno non si abbatte, grazie anche alla macchina, ai consigli della dottoressa o diciamo dell'esperto, probabilmente i passi avanti si fanno. Un anno fa circa stavo finendo sulla sedia a rotelle, quasi non camminavo più. Adesso invece per fortuna di nuovo non potevo mangiare, avevo bisogno di chi mi imboccava anche per poter bere, non riuscivo a tenere fermo un bicchiere d'acqua nella maniera più assoluta, e non potevo farmi doccia, niente eccetera. Invece adesso tutto è cambiato grazie a un po' di medicine certamente, e poi spero anche che questa macchina, è chiaro che è difficile per me stesso valutare gli effetti. Però scusi se la interrompo, la variazione sul mangiare c'è stata a parità di terapia solo con l'aggiunta di Vibracol. Cioè non aveva, perché sennò bisogna essere onesti, sì, se un paziente parkinsoniano cambia terapia, gli viene aumentata e sta meglio, è chiaro che è molto probabile sia la terapia. Invece lui a parità di terapia, dopo il trattamento, ha notato il miglioramento nell'usare le posate. Prima di usarla io non potevo mangiare, non potevo tagliare una fettina di carne assolutamente, eccetera. Purtroppo sì. Allora, questa è una terapia riabilitativa aggiuntiva, non sia mai si fa una sostituzione rispetto ai farmaci. Io credo che per quello che penso rispetto al meccanismo d'azione, non credo che si arriverà con l'utilizzo della macchina a una riduzione dei farmaci, ma che si possa arrivare a un miglioramento della qualità della vita con i farmaci, che vuol dire tantissimo, perché attualmente appunto a livello riabilitativo si fa tanto, però non è che si ottiene chissà quale risultato, sono dei risultati di mantenimento.